28 febbraio 2023. Stanco del freddo inverno, ho deciso di cercare un po' di caldo puntando a sud. Questa volta tocca alla Tunisia. La partenza era prevista per la mattina del 1 marzo, ma a causa di una grossa perturbazione è prevista pioggia su tutto il centro-nord. Ho deciso quindi di anticipare di un giorno e viaggiare almeno in parte col sole. Da Genova prendo la statale. Voglio fare il tragitto lambendo le Cinque Terre. La strada è fantastica, ma mi costa tempo e chilometri. Quindi a sera decido di sostare a Migliarino di Pisa. Come previsto, la giornata parte con la pioggia e a nulla è valso attendere un'ora perdendomi in chiacchiere con il titolare dell'affittacamere Carla, ricavato in una bella villa fuori Pisa. Costo 40 euro, un po' caro, ma d'altronde siamo a Pisa. Fortunatamente, dopo una settantina di chilometri, torna un po' di sole, che mi accompagna fino a Civitavecchia. Nell'attesa dell'imbarco conosco altri motociclisti, 3 ragazzi di San Marino che faranno un ride di 8 giorni e un grande vecchio motoviaggiatore, uno che di chilometri ne ha macinati parecchi, Maurizio Pistore. Sulla nave il tempo passa piacevolmente, fino a quando ho lo stomaco che passa dalle caviglie alle orecchie. Sono nella tromba delle scale, perché è l'unico posto dove si sentono meno le onde. Alle 15:30 del 2 marzo sbarchiamo a Tunisi e facendo un po' di slalom tra pedoni e auto arriviamo ai controlli di polizia e dogana che con la stipula dell'assicurazione fatta direttamente in porto fanno arrivare le 17:30. I ragazzi di San Marino li ho già salutati e dopo pochi chilometri saluto anche Maurizio. Le nostre strade si dividono qui, con la promessa di rivederci tutti al rientro per una cena. Ragazzi, buongiorno. Dopo una traversata pessima, che non mi ha neanche permesso di fare qualche ripresa sulla nave, sono arrivato a Tunisi. Uno straccio, ho preso possesso ieri sera alle 19:30 della camera, mangiato, lavato, mangiato, dormito e quindi stamattina siamo pronti per ripartire. Purtroppo altra pessima notizia, il Museo del Bardo è chiuso da qualche mese e probabilmente resterà chiuso ancora per un altro mese. Quindi niente, la visita a Tunisi la rimando l'ultimo giorno prima della partenza e adesso si va verso Tabarca con sosta Biserta. Hotel Le Calife, 30 euro a notte, poco distante dal porto, ma in zona molto silenziosa. È un hotel direi molto pulito. Quello che ha di bello, che non tutti hanno, anzi molto pochi hanno, è il garage per la moto. Stanotte l'Anelli ha dormito al sicuro. Prima accensione del viaggio.
Al sole di una splendida giornata, la periferia di Tunisi appare dinamica, piena di gente intenta a svolgere le proprie attività. Le strade strette obbligano i mezzi a motore a un'andatura lenta e io mi gusto la passeggiata. Sin dai primi istanti dopo lo sbarco ho avuto un'ottima sensazione, ma forse è solo l'effetto di un approccio diverso, dettato dalla precedente esperienza fatta in Marocco. Ed ecco il primo waypoint di oggi, Biserta. Nata ad opera dei Fenici intorno al 1000 a.C., è considerata la più europea delle città tunisine. Qui a Biserta, quello che divenne il primo presidente tunisino, Habib Bourguiba, il 15 gennaio 1952 pronunciò il discorso che gli valse l'arresto, ma che diede inizio alla lotta per l'indipendenza dalla Francia, che ottenne solo nel 1956. E se ci pensate, non è accaduto molto tempo fa. Biserta però, essendo un porto strategico, rimase sotto il dominio francese sino all'autunno del 1963. Parcheggiata la moto al porticciolo turistico, mi avventuro nella parte storica della città. Le case colorate al di là del canale erano le case dove i pescatori siciliani soggiornavano quando fino a pochi anni fa attraversavano il canale di Sicilia commerciando il pescato, ora a Biserta e al ritorno in Sicilia. Passo davanti alle officine dei fabbri, che fino a pochi anni fa erano un centinaio, oggi ridotti solamente a 2. Questa città è stata occupata negli anni anche dai Romani, poi dai Turchi insieme agli Spagnoli dell'Andalusia, tanto che divisero la Medina a metà. Questa è la parte turca, a dirmelo, e il minareto a forma ottagonale. Tra turchi e spagnoli non vi erano buoni rapporti, così gli spagnoli eressero un muro dividendo in 2 la città e per facilitare il controllo di chi entrava nella loro parte costruirono un solo accesso, questo. Ed ecco che qui il minareto diventa un campanile. L'altezza degli archi di cui è disseminata la Medina fu concepita tenendo conto dell'altezza dei dromedari, che erano gli animali più alti che percorrevano queste strade, e i locali al piano terra di queste case erano il loro ricovero, che dividevano con cavalli e asini. Gli ilia, letteralmente gioielli, sono le decorazioni eseguite con chiodi sulle porte che hanno diversi significati scaramantici e religiosi. Non posso fermarmi di più. Ora mi aspettano Cap Serrat e Tabarca. E il cielo si sta facendo sempre più grigio. Mi guardo intorno e mi sembra di stare sui prati di Heidi, e intanto il grigio si è fatto ancora più intenso.
Tutto il nord della Tunisia è ricco di acqua. Il territorio è disseminato di stagni e laghetti di acqua dolce. Sta arrivando la pioggia ed io sto per infilarmici dentro. Cap Serrat, spiaggia di sabbia bianchissima, inserita nella costa del Corallo. Peccato per il tempo, sarebbe stato un panorama fantastico. Ed ora, Tabarka. Qui è dove ho soggiornato stanotte. 4 km fuori da Tabarka, con 20 euro ho praticamente affittato un appartamento. C'è tanto di terrazza, che con la pioggia di ieri notte è diventata una piscina, e questa è la vista. NN Residence Tabarka. Tabarka, già colonia romana, dall'anno 1087 fu in mano ai Pisani e dal 1540 al 1738 ai Genovesi, con la potente famiglia dei Lomellini, mercanti di corallo che costruirono una vera e propria comunità di genovesi di Pegli in terra tunisina. Nella prima metà del Settecento, con l'esaurirsi del corallo e l'intenzione da parte del signore di Tunisi, il Bey Abdallah Bacoras, di riprendersi le terre concesse, i tabarchini scapparono in Spagna e in Sardegna, dove fondarono niente meno che Carloforte, dove ancora oggi si parla il tabarchino, una sorta di dialetto genovese. Il nome Lomellini non dice nulla, ma sappiate che erano nella cerchia di Andrea Doria e parenti della famiglia Grimaldi. E scusate se è poco. Ed ora una visita al loro castello. Conoscete tutti il detto "la fortuna è cieca, ma la sfiga ci vede benissimo". Il castello è chiuso. Un mercante ambulante nei pressi mi informa che è chiuso per restauro. Speriamo che il viaggio non sia tutto così. Non mi resta che andare a The Needles a fare 2 scatti, con formazioni rocciose che il mare ha sapientemente modellato. Ed ora tocca al sito archeologico di Bulla Regia. Ritrovata immersa nella sabbia nel 1879, fu fatta riaffiorare con i primi scavi nel 1906. Questa città fu fondata dai Berberi, poi passarono Greci, Cartaginesi e infine i Romani, che gli diedero il nome di Bullensis Regiorum.
costolette d'agnello, patatine couscous. E ora, con la pancia piena, si va a Sbeitla. Anche qui, come in Marocco, i camionisti sfidano le leggi della fisica. Ed eccomi finalmente a Sbeitla. Ora non mi resta che cercare un posto per la notte. Lo so, vi aspettavate altro, ma pazientate, arriverà. Anche questo è Tunisia.